Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale. Oggi vorrei portarvi un video un po' diverso dal solito, vorrei portarvi un video di riflessione di quelli che sono stati questi primi 6 mesi di lavoro, 6 mesi, 7 mesi per me di lavoro a pellicola. E se avete un pochino seguito quello che ho fatto qui sul canale, avete visto più o meno quali sono le situazioni in cui mi sono cimentata, diciamo le più disparate, oserei dire. E fondamentalmente quello che ho fatto è stato, per chi non conoscesse quello che faccio normalmente, portare la fotografia a pellicola in quello che è il mio mondo normale da fotografa che di base si occupa di fotografia moda e beauty. Quindi ho iniziato questo percorso in maniera assolutamente aperta, piena di curiosità, piena di voglia di imparare qualcosa. Quindi non è assolutamente il video di questo video, non è assolutamente quello di una persona che vuole spiegarvi qualcosa, ma solo condividere con voi quelle che sono delle riflessioni che ho fatto in questi primi mesi di fotografia su pellicola. Devo prima di tutto dire che quindi mi ritengo assolutamente una principiante a livello di conoscenza delle macchine analogiche, conoscenza dei vari tipi di rullini, cioè sono assolutamente una persona che si è affacciata da molto poco a questo mondo, quindi man mano mi sto scontrando con le difficoltà e con anche ovviamente i punti di forza invece della fotografia analogica, di cui vorrei un pochino insomma discutere oggi con voi. Ho iniziato a scattare a pellicola circa verso febbraio-marzo di quest'anno, del 2022, e è stata una cosa che mi ha dato molto perché per me era un momento a livello personale molto difficile e quindi ho in qualche maniera utilizzato questo nuovo ramo che mi entusiasmava per incanalare un pochino di emozioni, un pochino di, insomma, avere un qualcosa a cui dedicarmi. E quindi è una cosa che sento particolarmente perché appunto l'ho, diciamo così, sfruttata in un periodo in cui avevo bisogno di concentrarmi su qualcosa di bello che mi desse qualcosa di importante. E ho iniziato banalmente con ripescando il corpo macchina che utilizzava mio papà da tantissimi anni fa, che se avete visto gli altri video avete visto che è una Fujica 7705, quindi un corpo macchina assolutamente non di livello, di chissà che livello, ecco, con un 35 mm montato. In realtà io sono una grandissima amante di questa focale, nel senso che quando ho iniziato a scattare la trovavo scomodissima, ero veramente poco a mio agio, poi mi sono costretta a comprare un 35 mm per obbligarmi a guardare il mondo con quel tipo di, con quel tipo di lunghezza focale. Dopodiché non ho più tolto fondamentalmente il 35 mm, tanto che lo uso anche, addirittura anche a 24 magari, lo uso anche in situazioni in cui magari diciamo, non è certo quella che è considerata la lente d'elezione, nel senso che io delle volte magari scatto anche dei beauty con insomma distorsioni un po' estreme, ovviamente quando me lo posso permettere, quindi ci sono delle volte che scatto a 24, magari anche scatti che non sarebbero assolutamente normalmente pensati per quel tipo di lunghezza focale. Detto questo, partiamo dal dire nel 2022 vagamente quali sono i costi per chi vuole lavorare a pellicola. Considerate che appunto i corpi macchina si trovano bene o male con cifre assai modeste, se si cercano corpi macchina ovviamente non di fascia super alta, e di base il problema viene quando si tratta di reperire i rullini, nel senso che rispetto a qualche anno fa c'è stato un grosso rincaro in quelli che sono i costi. Considerate che bene o male una pellicola a colori costa direi intorno ai 10-13 euro. Considerate poi che dobbiamo aggiungere il costo dello sviluppo, perché a meno che uno non sviluppi in casa, ovviamente c'è da considerare anche quello e della scansione pure. E di base quello che io, diciamo il laboratorio a cui mi appoggio io come costi è intorno agli 8 euro per quanto riguarda scansione e sviluppo di pellicole 135 e a colori, invece per il bianco e nero andiamo su costi più elevati, quindi andiamo intorno ai 12 euro. Ecco, tendo a precisare che io fino adesso ho lavorato
parte dell'ultimissimo periodo che ho lavorato su pellicola 127, ho lavorato soltanto su pellicola formato 135. Vedete qui di fianco a me una Rollei che è il mio prossimo, ce l'ho già da un po', è un corpo macchina a cui sono molto affezionata perché è un regalo importante e adesso proprio in questo periodo vorrei cominciare a dedicarmi a studiare per bene quest'altro formato. Quindi diciamo che tutto quello che oggi vado a dirvi è basato su un'esperienza che come dire, è tutta incentrata su pellicole formato 135. Considerate che appunto bene o male per il bianco e nero volendo si spende un po' meno per i rullini, nel senso che si trova qualcosa intorno ai 6-7 euro diciamo per marche tipo Fomapan. Si sale un pochino, mi sono scritta due prezzi perché ovviamente non me li ricordavo, per ad esempio gli Ilford già si sale a 7 euro, quando poi andiamo ancora più su ovviamente abbiamo pellicole di qualità più alta. In realtà queste sono le spese che comporta la fotografia analogica, chiaramente non è che c'è altro, non c'è bisogno di software teoricamente, non c'è bisogno di altra attrezzatura particolare. Chiaramente io col fatto che lavoro in studio, quindi ho la mia attrezzatura da studio, quindi monotorce, flash, rispetto a Speedlight, Cobra, insomma ho una marea di attrezzatura che ho sempre usato in digitale, ho cercato anche di capire come utilizzare questa stessa attrezzatura in analogico e ho potuto farlo perché se avete visto qualche video passato è possibile sincronizzare anche i flash moderni con un banalissimo cavo per il sync e quindi diciamo, sto utilizzando, quando voglio lavorare a luce artificiale, sto utilizzando le mie luci che quindi già avevo chiaramente. E, detto questo, cosa faccio? Io di base ho il mio raccoglitore per negativi che tengo tipo tesoro prezioso, nel senso che effettivamente quando si scatta pellicola, secondo me si comincia ad avere un rapporto molto viscerale con il negativo che ti arriva, perché è una cosa che comunque ti ha dato a livello sentimentale qualcosa di importante e quindi io ho trovato questo raccoglitore che è apposito per negativi, l'ho trovato dal sito dove di solito faccio sviluppo e scansione, che è il sito che si chiama Sviluppo Rullino, banalmente, e costa in tutto 14 euro. Dopodiché all'interno ha dei fogli che sono appositi, ok, io ho preso quelli di plastica, ma esistono anche quelli di tessuto di carta apposita, quindi vedete sono fogli all'interno dei quali si vanno a mettere i negativi, in modo da mantenerli chiaramente in maniera con cura, diciamo così. Dopodiché li ho ovviamente ognuno categorizzato per ricordarmi che pellicola era, anche se c'è scritto sopra chiaramente, e per ricordarmi cosa avevo scattato e quando e dove. Quindi questo per quanto riguarda lo storage, diciamo così, dell'ambito analogico. Detto questo, cosa penso io della fotografia analogica nel 2022? Chiaramente questi sono i miei pensieri, non sono assolutamente verità prese da qualche parte, sono i ragionamenti che io ho fatto da persona che fotografa da un po' di anni, non tantissimi, sono una novella, cioè sono 5 anni, 6 anni che ho preso in mano la macchina fotografica, quindi non sono assolutamente una persona che ha un'esperienza decennale, anche perché essendo giovane ovviamente non ho iniziato prestissimo e quindi siamo qua a questo punto. Che cosa mi ha insegnato lavorare a pellicola? Lavorare a pellicola, secondo me, per chi viene dall'ambito digitale, che quindi è abituato a questa overwhelming di immagini, di scatti, oddio, posso continuamente fare una foto a tutto perché ho il telefono, perché ho la macchina fotografica, non ho assolutamente il problema di una foto in più, una foto in meno, è chiaro che subito lì per lì ti arriva un ridimensionamento importante. E questo ridimensionamento, quando io ho iniziato a fotografare in digitale, lo consideravo estremamente scomodo. Lo consideravo scomodo perché io ci tenevo a perseguire un ideale fotografico tecnicamente perfetto. Ritenevo che fosse bello così e giusto così e in realtà mi sono resa conto negli anni che probabilmente man mano che si fa un percorso ci si evolve, quantomeno trovo che sia la cosa bella dell'ambito in generale della fotografia, il man mano evolversi, il cambiare punti di vista, il
l'approcciare diversamente cose che anni prima avresti trattato in maniera completamente diversa. Quindi cosa succede? Ovviamente quando noi ci troviamo con una macchina pellicola siamo costretti a rallentare drasticamente il ritmo da cui siamo abituati. Questo perché, visto quanto costano le pellicole, ovviamente non mi posso permettere di scattare a boia, quindi devo improvvisamente dire ok, controlliamo 10 volte l'esposizione, controlliamo 10 volte il fuoco, è tutto giusto, fatto tutto giusto, ok, allora posso scattare. Questo ovviamente in certe circostanze è un limite, nel senso che a livello ad esempio professionale io non potrei permettermi di chiedere a un cliente, almeno ad oggi, magari in futuro le cose cambieranno, ma ad oggi nel mercato professionale io non posso chiedere a un cliente di fidarsi della mia fotografia a pellicola perché il cliente ovviamente cosa vuole? Vuole avere un feedback immediato di cosa io sto scattando, vuole avere una serie di immagini vasta tra cui scegliere, vuole avere un'affidabilità che il digitale ha e che la pellicola purtroppo non riesce a soddisfare. Quindi questi ovviamente sono dati di fatto che tutti sappiamo. Però cosa c'è di positivo? Che quando io mi posso permettere di fare fotografia con i miei tempi, con i miei ritmi, quindi senza avere dietro qualcuno che mi pressa per andare sempre più veloce, fare sempre più foto, posso concentrarmi su qualcosa. E io credo che questa cosa sia proprio un radicale cambio di paradigma, nel senso che effettivamente noi ci troviamo costretti a ragionare l'inquadratura meglio, a ragionare i parametri di scatto che in certi casi, adesso ovviamente io non ho mai scattato in automatico in tutta la mia vita perché lo ritengo una cosa bovina, ok? Quando ci sono persone che vengono da me e mi chiedono lezioni di fotografia e mi dicono che scattano in automatico e mi chiedono che macchina comprare, la mia risposta è che all'ora delle due è meglio usare un cellulare, ok? Quindi la macchina fotografica ha senso se usata in manuale, altrimenti effettivamente facciamo fare tutto al telefono e siamo a posto. Quindi, detto questo, io sono costretto a pellicola a ragionare molto di più, a ponderare molto di più perché ogni scatto che sbaglio è uno scatto buttato. In digitale, magari quando sto scattando, mi permetto di fare uno scatto con certi parametri, non ci guardo neanche, poi vedo occhio sovraesposta, sottoesposta e cambio, ok? Non mi preoccupo di farlo prima. Idem per il discorso del fuoco, chiaramente con un corpo macchina un pochino performante, io non ho assolutamente il problema di dover gestire la messa a fuoco con cura, perché la macchina è in grado di farlo molto meglio di quanto non lo possa fare io in manuale. Quindi bisogna rallentare tantissimo, bisogna controllare tantissimo e bisogna anche capire quelli che sono i limiti della pellicola. I limiti, ma anche in certi casi invece i punti di forza. Ad esempio, in generale ho visto che quando scatti a pellicola hai di solito una gamma dinamica che è molto migliore di quella di un sensore digitale. Quindi cosa vuol dire? Che ad esempio a livello di bruciati corro molti meno rischi. Quindi delle due, se mi trovo in difficoltà, posso sovraesporre con una certa tranquillità perché probabilmente non avrò, anche se sovraespongo un attimo, non avrò subito dei bruciati fastidiosi importanti. Quindi questo a mio avviso è un grandissimo vantaggio della fotografia analogica. Parliamo invece dei limiti. Un limite ovvio è che io quando ho un certo tipo di rullino all'interno della macchina fotografica, finché non lo finisco, sono vincolato a lavorare con quel rullino, che quindi avrà ovviamente i suoi ISO, ok? E magari delle caratteristiche cromatiche definite. Quindi ovviamente finché io ho in camera una certa pellicola, magari a 36 pose, che sembrano poche, ma in realtà dopo un po' che si scatta pellicola non sono per niente poche, anzi sono tantissime, però ovviamente se io prendessi un rullino a 24 pose, che ovviamente esiste, avrei, diciamo così, la facilità di chiudere prima una sessione fotografica se voglio cambiare pellicola, ma ovviamente lo sviluppo lo pago uguale, sia che sia un rullino da 24 sia che sia un rullino da 36, quindi in proporzione non mi conviene. Quindi cosa vuol dire? Che spesso e volentieri mi trovo dentro il corpo macchina una pellicola che finché non la finisco, quella c'ho, ok? Se decido che voglio andare a fare della roba in notturna e c'ho dentro un 100 ISO, c'ho un bel da voler andare a fare roba in notturna, quindi mi prendo su le mie pive, le metto nel sacco e dico ok, vado a fare la roba in notturna un'altra volta. Oppure, ovviamente, ho un secondo corpo macchina in cui metto una pellicola di altra tipologia. Quindi questo ovviamente è un limite. Il discorso di avere gli ISO fissi chiaramente fa sì che quando io sono in una condizione di scatti con una luce più o meno omogenea, sono tranquillo, seleziono gli ISO che mi sembrano adatti per quella giornata e bene o male
sono a posto. Chiaramente se io mi trovo a iniziare a scattare a mezzogiorno e mi trovo a finire di scattare a mezzanotte, è ovvio che quella pellicola non riuscirà a essere performante quando mi troverò a scattare in orari in cui effettivamente avrei bisogno di una sensibilità più alta. Diciamo che la cosa che io però ritengo il vero vantaggio della fotografia a pellicola è il peso che hanno gli scatti. Cioè cosa vuol dire? Quando io vado a scattare, magari faccio uno scatto che non è questa cosa perfetta, magari è leggermente fuori fuoco, magari ha delle rovinature, ci sono mille motivi per cui lo scatto può essere non perfetto, ma è uno scatto che è stato ponderato in una maniera precisa, quindi l'ho centellinato perché magari sono in giro, sono a fare un viaggio, so che ho un numero di scatti limitato e quindi prima di fare una foto a qualcosa ci penso, quindi quello scatto lo faccio quando sono ragionevolmente sicuro che sia un qualcosa di importante, non li spreco a caso, tanto ho il cellulare, ne faccio 20.000, no, ok? Quindi sono scatti che dopo quando ti arrivano, col fatto che li hai anche aspettati, hai aspettato il tempo che ti venissero, magari prima di andare a sviluppare hai dovuto aspettare di finire il rullino in un'altra sessione, il tempo che mandi e che ti tornano le scansioni, eccetera, eccetera, sono scatti che quando ti arrivano hanno, a mio avviso, un peso specifico diverso rispetto a una foto in digitale, che, ok, per carità, in realtà è la rappresentazione di una cosa ugualmente, però non vi so dire, quando uno arriva a casa con i negativi, dice, oh, è questo piccolo oggetto magico, ok, che custodisce un frammento di vita, cosa che io in digitale non riesco minimamente a percepire. È un discorso che ho già fatto in altri video, ma lo ritengo veramente importante. Dopodiché, ha senso nella fotografia professionale lavorare a pellicola? Boh, non so rispondere. Mi piacerebbe moltissimo che qualche mio cliente mi dicesse: guarda, ritengo che l'impatto della fotografia analogica sia qualcosa di fighissimo, voglio che tu mi faccia una campagna in analogico, ma ovviamente in un mondo che è governato dal profitto e dai tempi stretti, questo discorso è molto difficile che venga capito e pensato da qualcuno che ha in mente un fulcro che non è quanto è bella e artistica la fotografia a pellicola, ma devo vendere, ok? Ovviamente sono punti di vista diversi. Dopodiché, ha senso per chi è un principiante e si vuole approcciare al mondo della fotografia in manuale cominciare con una macchina a pellicola? Bella domanda questa. Personalmente credo di no, nel senso che quando tu ti trovi ad avere in mano un corpo macchina nel quale devi capire come gestire l'esposizione, che per chi fa fotografia è una cosa di una banalità sconcertante, ok? Ottenere uno scatto formalmente, come dire, a livello di luci, di esposizione corretto, è una cosa abbastanza semplice, ok? Nel senso non c'è assolutamente niente di trascendentale da capire. Il problema è che quando tu ti trovi con un mezzo e devi mettere insieme quelli che sono, diciamo così, i principi teorici che regolano appunto l'esposizione, se lo puoi fare in digitale sei molto più libero perché ovviamente ti rendi conto che è una cosa con certi tempi magari non funziona bene perché hai dei mossi, ti rendi conto che con certi ISO hai un disturbo eccessivo, ti rendi conto che con un certo diaframma non hai la profondità di campo che ti serve, ok? Perché alla fine di questo si tratta, ogni genere fotografico ha le sue peculiarità a livello di base, direi di profondità di campo, in certi casi ha delle peculiarità a livello di tempo di scatto perché in certi generi fotografici chiaramente il tempo di scatto iperveloce diventa una necessità, ok? Ad esempio, non so, nella fotografia sportiva, ok? Quindi è chiaro che ogni genere fotografico ha delle necessità. Quando io devo capire queste cose e avere in più il limite della pellicola che costa, che se sbaglio mi scoccia, che devo gestire anche il fuoco, che ce n'è un'infinità, vuol dire che mi metto un livello di, come dire, un livello di difficoltà ancora maggiore rispetto già al principiante che si avvicina e deve già capire un attimo come funziona un corpo macchina. Ok? Quindi io non mi sento di consigliarla a un principiante, a meno che il principiante non pigli su e vada a farsi un corso, ma non per forza un corso, io sono assolutamente contro alle scuole, le robe, perché purtroppo ho visto che in molti casi chi le frequenta rimane deluso, perché alla fine della fiera molto di quello che
si porta nel lavoro da fotografi appunto non sono le basi tecniche si possono imparare tranquillamente anche su YouTube, ovviamente certe cose magari più difficili, più dettagliate, si fa più fatica, ci vuole più tempo rispetto ad andare da una persona che te le spiega direttamente, certo, ed è il motivo per cui a me capita spesso di fare lezioni a fotografi. Chiaramente magari uno dice no, io ho tempo di studiare, nessuno mi corre dietro, mi metto lì e mi metto a sperimentare, ho un anno per sperimentare, capire le basi della fotografia, a quel punto perfetto, ti metti lì, hai tutto il tempo da perdere a guardarti 1000 video di YouTube di cui uno ti serve, 10 magari no, ok? Invece uno che dica no, io devo quagliare in fretta, allora vado da un professionista o vado a fare un corso in modo da avere subito le nozioni utili che mi servono per partire. Quindi questo sempre dipende dalla singola situazione. In generale, quello che riguarda qualunque tipo di fotografia è che bisogna studiare. Punto. Io questa cosa la ripeto al vomito, bisogna studiare, studiare, studiare. E dopo che si è studiato bisogna studiare ancora. E questa cosa la credo in tutti gli ambiti, in tutte le scienze, in tutte le arti, ok? Perché man mano che evolviamo cambiano i punti di vista, quindi una stessa cosa che prima ho recepito in una certa maniera, improvvisamente la recepisco in maniera diversa. Ok? Esistono sempre livelli di, come dire, per andare a raffinare in maniera sempre maggiore quello che io so, quello che faccio. E poi bisogna essere liberi di recepire stimoli. Questo cosa per me è una cosa un po' amara da dire perché io col fatto che ho iniziato a fotografare quando già ero adulta, quindi già praticamente lavoravo, ero direi l'ultimo anno di università, no, dopo l'università, quindi perché io nella vita in realtà ho fatto un percorso completamente diverso, sono laureata in fisica, poi magari un discorso che farò a parte, un video sui 1000 ambiti della mia esistenza che si suddivide in molteplici attività. Comunque detto questo, ho iniziato a fotografare da adulta, quindi non avevo il tempo libero del ragazzino che magari è al liceo oppure fa un corso di studi artistico, quindi ha il tempo di dedicarsi a sperimentare, andare in giro con gli amici a fare foto, andare, che ne so, a fare una giornata al mare perché hai tempo e fai foto alla gente che passa, oppure organizzi un set con i tuoi amici. Tutte queste cose qui, se si fanno nell'età giusta, sono fighissime e ovviamente ti danno un grandissimo bagaglio di arricchimento personale, di conoscenza, perché sei libero di sperimentare. Quando invece inizi a fotografare da adulto, o lo prendi esclusivamente come un hobby, cosa ovviamente ragionevolissima, oppure se, come ho fatto io, all'inizio è stato i primi mesi chiaramente un hobby, poi ho deciso che era una cosa che mi piaceva così tanto che avrei voluto, ma non per un guadagno, ma a livello di soddisfazione personale, trasformarlo in un lavoro, ok? Allora a quel punto tu devi ottimizzare il tempo che hai, lo devi utilizzare al meglio per portare a casa più risultato possibile nel minor tempo possibile, ok? Quindi sei molto più stretto in quello che stai facendo. Detto questo, quindi concludendo, cosa io penso della fotografia analogica nel 2022? Ho trovato qualche video in merito di altri canali e anzi, una cosa che vorrei dire prima di concludere è proprio che una cosa bella che sto scoprendo grazie a questo tipo di fotografia è il senso di community che sto trovando, nel senso che non siamo tantissimi in Italia soprattutto probabilmente a interessarci di fotografia analogica e grazie a questo canale oppure grazie a quando io vado a vedere video di altre persone scopro persone che fanno un percorso magari simile a quello che sto facendo io, lo documentano magari in maniera simile oppure trovo ragazzi che si dedicano a ragionare su certi tipi di rullini, trovo mille spunti che trovo bellissimi e grazie a questo ho anche sto conoscendo un sacco di persone, quindi vi invito anche a seguire i canali di persone che nel tempo ho menzionato, quindi ad esempio un mio carissimo amico che conosco da tanti anni, che è Alessio Bottiroli, lui è veramente una persona di una cultura sterminata e lavora tantissimo a pellicola, si occupa tantissimo di libri di fotografia, di ragionare sui grandi fotografi, una persona a mio avviso eccezionale, quindi vi invito a seguire il suo canale On the Nature of Light, che vi metto qui. Altra persona con cui ad esempio ho avuto modo di chiacchierare proprio ieri, un collega Alfredo, con cui abbiamo fatto un video con una chiacchierata insomma sul mio lavoro, su cosa penso della fotografia a pellicola e anche lui vi metto qua il link del video che abbiamo realizzato proprio in questi giorni
E, insomma, è una cosa molto bella, la trovo molto bella, la trovo un grande arricchimento, mi piace la possibilità di scoprire cose e confrontarmi con le persone, dire, ah sai, ho provato la tal cosa e tu come l'affronti? Ah, io così, e ah sai, ho provato il tal rullino e come ti è sembrato così, cosa? La trovo la cosa assolutamente più bella della fotografia, che per me è sempre stata tale anche quando lavoravo solo in digitale, perché comunque mi sono sempre circondata di collaboratori, quindi magari non erano fotografi in quel caso, ma truccatori, stylist, modelli, ok, tante persone, quindi la community, la rete di contatti che ti si crea intorno quando ti approcci al mezzo fotografico. E in questo caso della fotografia analogica è un mondo di altri fotografi e mi stupisce molto, devo dire, in positivo, il fatto che non ci sia quella brutta rivalità che invece vedo nell'ambito della fotografia digitale, perché probabilmente nell'ambito della fotografia digitale c'è un ragionamento di base che riguarda come dire, il conflitto di interessi, chiaramente, no? Cioè nel senso sei un possibile concorrente a livello di mercato, quindi è difficile trovare persone che abbiano veramente voglia di confrontarsi liberamente, cioè hanno tutti paura di oddio, vado a svelare un segreto di qualcosa, ok? Cosa che io non condivido minimamente e sono felicissima di parlare con le persone. Se avete consigli, suggerimenti, domande, dubbi, critiche, qualunque cosa, scrivetemela, tanto io sono veramente iper contenta di conoscervi, di scambiarci opinioni e di crescere insieme, di scoprire cose insieme. Magari qualcuno di voi mi può consigliare un libro particolarmente interessante, o qualcun altro mi può dire, ah sai, ho visto la mostra tal dei tali, oppure ah, ho provato questa pellicola, l'ho trovata fighissima per questo motivo. Ci sono mille cose che si possono fare e farle insieme mi piace molto, infatti appunto con un amico stavamo anche valutando se magari creare una specie di, non lo so, community, magari un canale Telegram o non lo so, insomma, qualcosa in cui avere uno spazio in cui le persone appassionate abbiano modo di confrontarsi, di dirsi cosa hanno scoperto, di chiedersi insomma, dubbi di qualunque tipo, cosa che vedremo in futuro magari verrà alla luce. Quindi, concludendo, cosa io penso? Ha senso fotografare a pellicola nel 2022? La mia risposta è un sì enorme, è un sì veramente enorme, nel senso che veramente trovo che la pellicola ti costringa a cambiare un attimino il ritmo e le abitudini che abbiamo date dal digitale, soprattutto per chi è nato col digitale come me. Chiaramente una persona che ha alle spalle un'esperienza pellicola che è venuta prima dell'era del digitale è chiaro che non avrà quello scossone che io ho avuto nel passare dal digitale all'analogico. E mi piace tantissimo questa idea materica del fatto del negativo, non so come dirvi, cioè proprio è una questione di oggetti preziosi che io custodisco e che ritengo fondamentali. Quindi ritengo che questo sia un percorso che si fa in maniera goffa, si fa sbagliando come tutte le cose, ci si approccia a mente aperta, ci si approccia appunto aperti al confronto, aperti al consiglio degli altri, pronti a sperimentare, a sbagliare, a capire che, cacchio, ho montato male il rullino e non ho portato a casa manco mezzo scatto perché sono deficiente, tutte cose che si imparano e che ci fanno crescere come persone. Io mi sento assolutamente più, non lo so, mi sento una persona molto arricchita da questo percorso che ho fatto, quindi lo ritengo una cosa veramente bellissima, importante, che custodisco con proprio affetto e gelosia, che la ritengo una parte della mia vita importante, a maggior ragione visto che per me è stata, come dire, di contorno rispetto a una situazione anche di vita un po' complicata. E quindi spero che magari man mano anche persone che hanno sempre lavorato in digitale decidano di valutare di approcciarsi alla fotografia analogica, magari come esperimento, magari solo come hobby, magari una volta e poi basta, però è un aprire un po' la testa a una cosa diversa e secondo me fa sempre bene aprire un pochino gli orizzonti. Detto questo, mi scuso per la lunghezza eterna di questo video, ma erano riflessioni che era un po' che volevo fare e se avete avuto voglia di seguire fin qui, avete voglia di commentare con la vostra esperienza, con le vostre idee, magari qualche punto che non mi è venuto in mente che invece ritenete importante da sottolineare, assolutamente fatelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video in cui vi parlerò del mio primo esperimento con le pellicole 127, quindi non vedo l'ora di portarvelo. Alla prossima, ciao!